Ok, quindi nel video precedente abbiamo visto come appunto è possibile visualizzare la sequenza amminoacidica dell'insulina. Cliccando qui in basso a destra c'è il tasto S, ci permette di visualizzare essenzialmente la sequenza amminoacidica. Adesso procediamo nella selezione. Prima di fare tutto questo però vi do un consiglio: dato che PyMol è un programma che non permette di annullare le ultime azioni, è bene, per magari ritornare ad uno step precedente, andare a salvare passo per passo tutte quelle che sono le attività. Per fare questo sarà necessario andare in file, fare save session. In questo caso io faccio save session as, in documenti metto insulina 1, la salvo e quindi praticamente con questo file potrò andare a recuperare tutte le azioni fatte fino a questo momento. Nel momento in cui io poi procedo, essenzialmente, se voglio ritornare indietro, dovrò andare a riaprire quella sezione, quel file PDB. Adesso il mio interesse è quello di andare a praticamente selezionare un singolo monomero del dimero, qui riportato di insulina. Per fare questo dovrò andare a selezionare gli amminoacidi appartenenti alla catena alfa e alla catena beta. Sappiamo che le catene alfa qui sono A e C, catene beta sono B e D. Il mio interesse è selezionare quindi A e B. La selezione può essere fatta o per singolo residuo, e quindi questo lo visualizzo perché qui nella modalità selecting c'è residue, quindi praticamente mi selezionerà i residui. Molto più veloce, sapendo che io dovrò andare a selezionare l'intera sequenza alfa e beta, andare a impostare questa modalità come chain. Quindi io, cliccando su qualsiasi amminoacido di quella determinata sequenza, mi andrà ad selezionare praticamente la catena alfa in questo caso e la catena beta. Fatto questo, praticamente qui mi appare la selezione che a mio parere deve essere sempre rinonnimata, altrimenti le selezioni si vanno ad accavallare o si vanno ad annullare. Quindi io vado a rinonnimare e metto praticamente mono insulin, quindi un monomero di insulina. A questo punto due sono le opportunità: o di rimanere la selezione o di andare a estrarre la selezione. Quindi io vado a estrarre dalla molecola di partenza, dal dimero, il monomero. Come fare? Dalla selezione vado su action e vado a fare extract object. Andando a estrarre, praticamente qui mi compare praticamente il monomero di insulina. Posso andare a rinonnimare questo oggetto, quindi io scriverò come monomer insulin, vado in invio e qui praticamente mi compare solo il monomero di insulina. Posso andare ad eliminare tutto ciò che non mi interessa. Arrivato a questo punto, per esempio, posso andare a fare file, o salvo la sezione andando quindi a sovrascrivere quella che è la sezione già effettuata, oppure posso fare save session as. Quindi il mio consiglio è scrivere insulina, per esempio 2, do invio e quindi io sono sicuro di aver salvato fino a questo punto. Il passo successivo: su Python sicuramente è bene distinguere quelle che sono le due catene. Una distinzione che è immediata è quella effettuata praticamente tramite la colorazione. Quindi io posso andare su Colored by Chain, perché con la selezione Colored by Chain posso andare a colorare in modalità automatica, quindi Python mi andrà a colorare in modalità automatica quello che sono le catene differenti all'interno della molecola. Dato che io ho catena alfa e catena beta, avrò praticamente una doppia colorazione qui, verde e azzurro. Come potete vedere, praticamente qui quando io vado a girare la molecola non ho la prospettiva su questa molecola. Per andare ad impostare la prospettiva su questa molecola, quindi sul monomero, non sull'intera molecola che comunque è ancora presente, basta andare su action e vado a fare su zoom. Il programma mi zooma su questa molecola e io, quando vado a muovere, praticamente la prospettiva è impostata su quell'oggetto, che in questo caso è il monomero di insulina. Un altro passo importante può essere quello di andare a cambiare il colore del background, quindi per andare a far risaltare magari quelli che sono i colori della molecola. Per fare questo vado in display, background. Io consiglio di non avere un background opaco e qui c'è la possibilità di andare a utilizzare un background bianco
Qui vedete c'è ancora un po' di trasparenza che con la rotellina posso andare a recuperare, oppure posso andare a fare un background che è praticamente grigio. Quindi in base alle esigenze potrò essenzialmente modificare quelli che sono i colori sia della molecola che del background. Ovviamente se io voglio colorare come diciamo preferisco una singola catena, praticamente la vado a selezionare, mi uscirà la selezione, in questo caso non è importante salvarla, ma andrò a colorare essenzialmente, quindi con colored, come diciamo io preferisco, la catena di interesse. Ovviamente se questa la voglio di un altro colore, ripeto, non è importante selezionare o comunque salvare la selezione, vado in colored e vado per esempio in giallo. In questo modo ho la molecola rossa e gialla come io preferisco.